Ti salve, questa è l'unboxing recensione del cordless Panasonic KXTG D310. Vedete in questa la scatola vedete nero, però c'è anche la colorazione bianca. Per quanto riguarda gli accessori all'interno c'è il manuale di istruzioni in italiano, la basetta, poi c'è il cavo di alimentazione. C'è poi questa presa tripolare, il cavetto telefonico e poi c'è il cordless, che è questo qui, vedete, in colorazione bianca argento. Argento, vedete, sono i profili laterali e poi i pulsanti che sono, vedete, e queste sono le batterie nickel cadmio tipo AAA, cioè le mini stilo. Quanto riguarda le caratteristiche principali, vedete, c'è la funzione eco, cioè quella di ridurre la potenza di trasmissione, quindi l'inquinamento elettromagnetico, la rubrica da 120 voci, il display da 1.8 pollici retroilluminato, il viva voce, il blocco delle chiamate, sia quelle anonime sia quelle provenienti da un determinato prefisso che poi scegliete voi nell'imposizione del telefono, e poi c'è la composizione rapida con i pulsanti da 1 e 9. Cioè premendo il tasto 1 posso sempre memorizzare il numero della mia fidanzata, e quindi tenendo premuto il tasto 1 e poi la cornetta chiamo automaticamente il numero senza comporlo. Qui ci sono, vedete, altre caratteristiche che sono il baby monitor, cioè praticamente nel caso in cui ho un secondo cordless in un'altra stanza io posso ascoltare quello che si stanno dicendo nell'altra stanza tramite il cordless principale. Poi c'è l'intercomunicazione tra i portatili, l'equalizzatore, la sveglia, modalità non disturbare, cioè nel senso che io posso impostare una fascia oraria all'interno del quale non mi arrivano le telefonate, il blocco tastiera, poi si possono collegare fino a 6 portatili, è compatibile poi con dispositivo trova oggetti, e vedete qui ci sono le varie, cioè c'è l'asterisco, vedete, richiede la sottoscrizione di servizi identificativi di chiamata, richiede portatile opzionalmente separatamente e così via. Allora, questo è il portatile, non so se vedete, in questo caso ho messo la modalità Eco Plus, perché c'è la modalità normale, quella Eco che riduce il 90%, Eco Plus che invece riduce totalmente la potenza di trasmissione. Ovviamente si possono avere dei piccoli problemi per quanto riguarda, ad esempio qui c'è scritto che può esserci un ritardo tra ad esempio lo squillo e la ricezione della chiamata e così via. Inoltre in questa modalità eco ehm, si possono avere anche problemi per quanto riguarda poi la portata della base, cioè allontanandomi potrei avere dei problemi nella ricezione del segnale. Si può impostare, vedete, ora e data, poi può comparire anche ad esempio il nome che volete dare al cordless, nel caso ne avete più di uno ci può essere ad esempio cordless cucina, potete mettere cucina, camera da letto. Poi qui si va nella rubrica con questo pulsante qui, con quest'altro qui invece si va nelle impostazioni del telefono, vedete? C'è l'impostazione dell'orologio, qui ci sono le chiamate senza risposta, da cui si può accedere anche tramite questo pulsante qui con la freccia in basso. Poi si può andare alla programmazione, le suonerie, vedete il volume in questo caso, questo è il massimo della potenza, non è molto alto. Poi qui i toni suoneria, poi qui c'è la modalità non disturbare, primo squillo, qui si può decidere se praticamente andare ad abilitare o disabilitare il primo squillo. Poi c'è volume suoneria, questo già abbiamo visto, non disturbato e così via. Qui si torna indietro. Poi c'è impostazione orologi, impostazione tasti chiave.
Qui praticamente per andare a associare i vari cordless, vedete, aggiungi dispositivo 1, 2 e così via. Poi c'è il blocco chiamate. Qui praticamente posso andare a bloccare un singolo numero, cioè l'apparecchio blocca le chiamate provenienti da numeri di telefono specifici oppure una serie di numeri, cioè l'apparecchio blocca le chiamate che iniziano con un numero memorizzato nell'elenco di blocco delle chiamate come un prefisso di numero verde o determinati prefissi. E poi ovviamente c'è anche il blocco delle chiamate anonime tramite un codice che c'è scritto nel libretto di istruzioni. Poi c'è il baby monitor, questa è quella funzione che posso andare ad ascoltare quello che succede nella stanza dove c'è un secondo cordless associato. Qui c'è programmazione suoneria, sono le stesse cose che vedete, la composizione rapida da 1 a 9 posso andare a mettere i numeri rapidi, la modalità eco, poi c'è la sicurezza, qui posso mettere anche il pin in modo da bloccare il telefono per non farlo usare da altri. Poi c'è l'opzione display, qui praticamente posso andare a aumentare il contrasto, vedete il nome portatile, mostrare il nome sul display e così via. Questo è l'interfono, cioè nel caso in cui due cordless posso andare a parlare tramite due cordless, c'è questo pulsante qui, si fa in maniera veloce, questo invece è viva voce, questo qui è per attivare o disattivare in modalità eco. Poi qui poi c'è il tono tasti, la restrizione delle chiamate, la risposta automatica, cioè posso fare in modo che il telefono risponda al primo squillo, al secondo squillo in maniera automatica. Impostazioni linea, vedete qui posso fare il richiamo così come il telefonino, modalità chiamata, vedete posso scegliere se è tono o impulsi. Questa praticamente modalità serve a fare in modo che altri utenti si evita che altri utenti si uniscano alle conversazioni con chiamanti esterni e bisogna quindi si attiva questa funzione. Poi qui c'è il pin della base, poi c'è quest'altra modalità, il modo ripetitore, come vedete posso fare ok acceso spento, la registrazione delle telefonate o no, questa è la registrazione per la registrazione del portatile sulla base dei vari. Qui posso selezionare le varie basi, la lingua e così via. Qui c'è il blocco delle chiamate, qui il pulsante serve per tornare indietro e per spegnere e accendere tenendolo premuto per 2 secondi. Qui ci sono praticamente abbiamo già visto le frecce in alto e in basso, oltre a vedete la freccia in basso per le chiamate perse, serve anche per diminuire il volume, in alto per aumentare. Qui si va alla rubrica, un altro pulsante per andare alla rubrica, e qui invece questi due pallini sono invece per le ultime chiamate effettuate. Inoltre questo R è anche praticamente per il repeat, per ripetere l'ultimo numero selezionato. Il display da 1.8 pollici, abbiamo già visto le retroilluminazioni, i pulsanti sono molto morbidi e rispondono molto bene ai comandi. Qui c'è l'altoparlante del viva voce, qui ci sono gli attacchi della basetta. Alla prima carica è di 7 ore, poi praticamente il cordless dovrebbe funzionare per circa 16 ore, dichiarano 16 ore praticamente in stand by. Nel caso in cui poi vogliate un telefono anche con la segreteria telefonica, dovete prendere il modello e il TGD 320 GT, lì potete anche avere la segreteria, potete impostare il messaggio e così via nelle impostazioni. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.